Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di ospitalità. Cosa dice la Bibbia sull'ospitalità? La parola ospite deriva dal latino hospes, che a sua volta condivide la radice con hostis, nemico. Il primo indica uno straniero favorevole, il secondo uno ostile. Ma il grammatico latino Sesto Pompeo Festo indicava come hostes le persone straniere con gli stessi diritti dei cittadini romani. Quando al verbo ostire il significato di ricambiare, da questa etimologia Emile Benedesir trae nel vocabolario delle istituzioni indoeuropee la conclusione che l'ospitalità si fonda sull'obbligo di ricambiare un dono con un controdono. Benveniste definisce dunque l'ospitalità come un rito, appunto attraverso lo scambio di doni, come un fenomeno economico perché comporta il passaggio di ricchezze come l'atto di stabilire un legame fra gruppi sociali, ad esempio famiglie o tribù. Un esempio di questa pratica è il potlatch dei nativi americani. Per i greci l'ospitalità xenia, pur non essendo regolata da norme scritte, prevedeva la tradizione di scambiare beni o favori. L'ospite, protetto da Zeus in quanto tale, era accolto senza conoscerne l'identità. Fra chi arrivava e chi lo accoglieva si stabiliva un vincolo di solidarietà. Presso i Romani, invece, l'ospitalità trovò una dimensione normativa attraverso la formalizzazione della tessera hospitalis, che indicava i nomi dell'ospite e dell'ospitato. Il primo garantiva per il secondo, consentendogli in questo modo di accedere a Roma e ottenendo in cambio lo stesso trattamento nella città d'origine dell'ospitato. Allo scambio di doni si fa risalire il nome di una dea romana, Ostilina, citata da Sant'Agostino come la divinità chiamata a vigilare sull'equilibrio fra il lavoro svolto nei campi e il raccolto prodotto. Nella Bibbia, Ebrei 13:2, attribuisce un valore sacro all'ospitalità che può portare l'inaspettata presenza di un angelo, probabilmente riferito all'aspetto umano che tali creature possono liberamente incarnare. Secondo quanto descritto in altri passi della scrittura, quali la vicenda di Lot e la biografia del figlio di Tobi. L'ospitalità può essere definita come la qualità o la disposizione di accogliere e trattare gli ospiti e gli stranieri in modo caloroso, amichevole e generoso. Nel Nuovo Testamento la parola greca tradotta ospitalità significa letteralmente amore per gli estranei. L'ospitalità è una virtù che è sia comandata che lodata in tutta la scrittura. Nell'Antico Testamento era espressamente comandato da Dio: quando uno straniero abita con te nella tua terra, non maltrattarlo. Lo straniero che vive con te deve essere trattato come uno dei tuoi paesani. Amalo come te stesso, poiché eri forestiero in Egitto. Levitico 19, 33-34. Durante il suo ministero pubblico, Gesù e i suoi discepoli dipendevano letteralmente interamente dall'ospitalità degli altri mentre prestavano servizio di città in città. Matteo 10, 9, 10. Allo stesso modo, anche i primi cristiani dipendevano e ricevevano ospitalità da altri. Atti 2, 44, 45 e 28, 7. In effetti, i viaggiatori nell'antichità dipendevano fortemente dall'ospitalità degli estranei, poiché viaggiare poteva essere pericoloso e c'erano pochissime locande. E comunque i poveri cristiani non potevano permettersi di soggiornarvi. Questa generosa disposizione agli estranei includeva anche l'apertura della propria casa per le funzioni religiose. L'ospitalità era davvero una virtù molto apprezzata nei tempi antichi, specialmente per i capi cristiani. Tito 1, 8, 1, Timoteo 3, 2. Lo scrittore di Ebrei ci ricorda di non dimenticare di intrattenere gli estranei, poiché così facendo alcuni hanno ospitato angeli senza saperlo. Ebrei 13, 2. Infatti nel libro della Genesi leggiamo dell'umile e generosa manifestazione di ospitalità di Abramo verso 3 estranei.
Ricco e anziano, Abramo avrebbe potuto chiamare uno dei suoi numerosi servitori per prendersi cura dei 3 visitatori senza preavviso. Eppure l'ospitale e giusto Abramo diede loro generosamente il meglio che aveva. E, come si è scoperto, aveva ospitato il Signore e 2 angeli. Genesi 18, 1, 8. Nel Vangelo di Matteo Gesù parla del comportamento ospitale di coloro che erediteranno il regno. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete ospitato, avevo bisogno di vestiti e voi mi avete vestito, ero malato e mi avete curato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Matteo 25, 34, 36. In questi giorni spesso non pensiamo molto a intrattenere gli estranei, ma l'ospitalità è ancora una parte importante del ministero cristiano. Romani 1, 12, 13, 1 Pietro 4, 9. Servendo gli altri serviamo Cristo, Matteo 25, 40, e promuoviamo la diffusione della verità di Dio, 3 Giovanni 5, 8. Bene, grazie a tutti per avermi seguito e tante benedizioni, e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro ed utile soprattutto. Se avete domande e o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi o Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure nel nuovo canale dei Salmi, oppure nel canale della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento con i vari personaggi biblici. Se volete fare una donazione per far crescere questo canale YouTube o donare la 10ª a Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, cliccate sul link di PayPal o copiatelo. Bene, iscrivetevi e mettete like. Arrivederci da Bruno Pepi, al prossimo video.